Studiosi russi hanno compiuto rilievi nel lago Baikal, il più grande della Terra, spingendosi fino alla profondità di 1400 metri. La sorpresa è stata quando hanno messo insieme i dati dei livelli altimetrici. Ne è venuta fuori una specie di gradinata in entrambi i lati del lungo lago e pare che questa conformazione non possa essere attribuita a processi naturali di assestamento tettonico. Quindi l'ipotesi è che il lago fosse in realtà una cava di estrazione di minerali, una miniera come quelle di diamanti in Siberia o come le risaie cinesi, i cui terrazzamenti sono probabilmente dovuti a prelievi eseguiti da macchine. Noi siamo abituati a considerare le superfici asciutte come miniere o cave, invece forse una volta anche i siti oggi sott'acqua erano asciutti, o erano addirittura stati prosciugati per l'occasione. C'è una frase della Bibbia nella Genesi che si riferisce a una separazione delle acque di sotto da quelle di sopra. E poi c'è quell'espressione terre emerse, che sottintende che prima quelle terre erano sott'acqua. In un precedente video ho parlato di come molte conformazioni rocciose siano il risultato evidente di prelievi di rocce eseguiti in epoche precedenti con mezzi meccanici. A questo proposito la Monument Valley o i canyons del Kazakistan sono gli esempi più evidenti. Ma ora a questi si aggiungono anche i fondali sommersi. Infatti, se osserviamo senza pregiudizio i fondali marini, notiamo delle anomalie che ci fanno supporre che anche negli oceani ci siano stati interventi del tipo citato prima. Da una mappatura degli oceani ricaviamo immagini interessanti, per non dire vere e proprie sorprese. Ampie zone sezionate a formare quadrati fra l'Africa e l'Antartide, per esempio, e sappiamo che quasi sempre la regolarità è dovuta a fattori artificiali. E poi ci sono corridoi che avanzano per migliaia di chilometri. Sembrano arterie con diramazioni laterali. Altrove il fondale mostra distese immense di roccia frastagliata, come se fosse stata effettuata una raschiatura. Una caratteristica ricorrente è la presenza di montagnole o veri e propri picchi distanziati fra loro. Viene spontaneo l'accostamento con le strane colline cinesi, che sembrano accumuli di scarti di lavorazione delle rocce. E che dire infine della Fossa delle Marianne? È un vero spettacolo. 2500 km di lunghezza, con crepacci fino a 11.000 metri, in cui non si scorge il fondo, solo un profondo blu, fino ai vulcani giapponesi. La considerazione finale è che la Terra si configura sempre di più come un luogo di saccheggio, di conquista, di bottino. Le pianure, le montagne e anche gli oceani di questo habitat sono stati rivoltati da esseri incredibili con l'aiuto di macchine e robot. E dovevano essere molto, ma molto grandi.